Ciao popolo YouTube, bentornati a un nuovo video sul canale di Begnis Music. Oggi sono di nuovo con Matteo. Ciao a tutti. Faremo un confronto molto interessante perché oggi parliamo di chitarre stile Telecaster che non sono Fender e che non sono veramente Telecaster. Però se volete veramente sapere di cosa parleremo, sigla e ne parliamo per bene. Andiamo. Ebbene sì, oggi un video interessante secondo me e dove abbiamo avuto quasi difficoltà a scegliere le chitarre perché in negozio ce ne sono così tante configurazioni che vero, sì. per prendere queste 5 che abbiamo qui ci abbiamo messo un attimo. Ma andiamo per step, cosa andremo a vedere? Tendenzialmente la missione è quella di vedere 3 chitarre in stile tele, quindi che abbiano un ponte stile tele e il classico pickup Telecaster al ponte, che è un po' quello che dà la sonorità Telecaster. Chiaro. Che però verrà sempre abbinato a un pickup non standard, quindi non il classico lipstick single coil, Esatto. con configurazioni diverse in base alla chitarra e soprattutto a 3 fasce di prezzo molto diverse, perché si parte da sotto i 1000 euro Esatto. con questa e arriviamo sui 3-4 mila probabilmente con le ultime. Sì, anche qualcosina di in più. più. Sì, più o meno Quindi siamo su quelle cifre lì. andiamo a fare un excursus, diciamo, dove vediamo un po' rispetto al tipo di prezzo cosa ci si può aspettare, quali sono diciamo, le scelte che ovviamente ogni brand fa per portarvi questa tipologia di strumento. E tra l'altro questa che tengo in mano, che sarà la prima diciamo col quale partiremo, è una Eastman in questo caso. Esatto. Che ha anche una configurazione molto simile alla chitarra che vedete alla destra di Matteo, che è una Novo che costa più di 5 volte Di più, questa esatto. qua. Quindi sarà un confronto interessante anche sentirle un po' da vicino. Sì. Parliamo un attimo di Eastman. Eastman è un marchio che produce in Cina, se non sbaglio. Sì, è una liuteria cinese, quindi non è un marchio, non è un brand, diciamo, che ha la produzione economica in Cina, ma è proprio una liuteria cinese, un liutaio cinese che ha aperto la sua azienda a casa sua. Hanno un rapporto qualità-prezzo imbattibile su tutta la gamma, quindi che siano elettriche, che siano semiacustiche, jazz, sono molto quotate. Sì, le archtop jazz sono richiestissime e anche le chitarre acustiche. E adesso hanno introdotto questa serie nuova chiamata Fullerton di chitarre un po' particolari che appunto richiamano l'estetica Telecaster. Hanno al ponte il classico pickup Telecaster e al manico o gold foil o anche single coil, però comunque non il classico lipstick. Sì. Loro sono fatte con un body in black limba roasted. Ah, ok. Quindi stabilizzato. Poi sono anche abbastanza leggere. Abbastanza leggere, esatto. E poi abbiamo il classico acero al manico. Sì, poi hanno una cosa molto figa che è la piastra di attacco, poi vi faccio un close up di questo. Vedevo che è una tecnologia particolare che si sono andati a prendere loro perché il manico arriva molto dentro il body rispetto a altre chitarre. Esatto. E in questo caso avete volume, tono e un selettore a 3 vie. Andiamo a vedere un po' come suona e poi andiamo un po' su negli step di prezzo. Cosa molto importante che mi stavo scordando, oggi utilizziamo un Artesound stile Vox e abbiamo 2 pedali per terra, un Heavenly che ci darà il riverbero di Universal Audio e invece la Noctanium di Crazy Tube Circuit che ci dà un tipo Dumble e un clone, quindi diciamo per darci un poco di gain. Suona così. Un po' di tele c'è.
Sì, c'è. Sì, un po' di tele c'è, ovviamente quello dove si discosta giustamente di più è il pick-up al manico. Comunque per il rapporto qualità-prezzo che dicevi, io non avevo ancora mai suonata una di queste. Non è effettivamente affatto male. È imbattibile, sì. Effettivamente ha un sacco di contour che la rendono molto molto comoda, perché c'hai un contour dietro, lo stacco del manico è veramente stracomodo, il modo in cui anche è curvato qua, si vede che c'è uno studio ergonomico, che è appunto una forma che si sono studiati attorno a un chitarrista, e ha effettivamente dei bei suoni. E mi piace anche tanto il battipenna anodizzato, devo dire che come colorazione niente male. Sì, su qua è questo acido color roasted. sabbia abbina molto bene. Sì, è roasted, giusto? Sì, In questo sì. caso acero roasted. Esatto. Bello strumento. E poi anche la paletta non mi dispiace, che quando si inventano palette nuove è sempre un po' una cosa pericolosa. Esatto. Passiamo al prossimo step, quindi raddoppiamo quasi in questo caso la spesa, mi pare, no? Sì, qui andiamo sui appena sotto i 2000 euro. È la nuova serie Pacifica di Yamaha Made in Japan, quindi stiamo parlando della produzione questa è super di alto nuova. livello. Questa è un mese e mezzo fa, mi pare. Sì, è arrivata esatto. L'hanno presentata poco tempo fa e ci è arrivata in negozio. Chiaramente, come dicevo, produzione giapponese di Yamaha, quindi siamo al top, al livello top. Tipo Telecaster molto moderna, anche qui abbiamo soluzioni molto moderne. E questo è uno split dell'humbucker, esatto. Okay. Ed è una chitarra veramente di qualità. Sì, vabbè, ma come al solito quando si prendono le chitarre Yamaha, soprattutto la linea Pacifica, si vede che sono pensate e fatte veramente bene. Qua vedo anche in questo caso pick-up Rupert Neve, esatto, come nelle Pacifica che vedevamo l'altra volta. Esatto, sempre in collaborazione con Rupert Neve. Sì. È uno che due cose di suono ne sa. Quell'attimo. Dai, sentiamo un po' come suona, faccio più o meno la stessa cosa di prima, facciamo un giro dei pick-up. In questo caso lì non c'era la possibilità di splittare, perché il Gold Foil è un single coil. Gold Foil sì, non è un humbucker. Led Zeppelinosa, mi verrebbe da dire, cioè è più acida rispetto a quella là, ha più corpo e più volume, decisamente. Suona di più. Sì, e in questo caso mi ricorda ha un animo secondo me un po' più roccheggiante rispetto a quella che mi sembrava più tendente al blues, quasi countreggiante come tipo di feeling. Questa qua, a parte che di concezione è una chitarra comunque molto moderna. Sì, assolutamente. Effettivamente si sente che il pick-up spinge anche forse un po' di più rispetto all'altro, e considerate che non ho neanche attivato entrambi i lati del gain, stiamo prendendo soltanto il clone. Se attiviamo l'altro diventa una cosa allucinante.
splittato non è male comunque, questo è l'humbucker splittato. Ho il dubbio che... Prova a fare 2 accordi. Che è un filtro, mi sa, di frequenze. Sì, non è uno split. Perché errore mio, non mi sa lavora. Mi sa che è tipo, diciamo, come si dice, il mid boost che montano le Revstar. Ok, sì, dovrebbe essere quello. Sì, si sente proprio errore che mio, si apre. Intonazione e frettaggio di questa chitarra è una cosa pazzesca. Sono perfetti. Si sente, qua il salto, diciamo, si sente. Si sente, sì, la differenza economica ci sta. Anche a livello di feeling del manico, a livello ergonomico devo dire, quella là comunque per il costo che ha è sorprendente, perché è molto simile come tipologia di concetto a quello che potrebbe essere una Pacifica, no? Quindi il modo in cui è curvato il body, il modo in cui l'armrest effettivamente ti aiuta alla posizione suonata, questa è una roba incredibile. Cioè il modo in cui è attaccato il manico, l'accesso ai tasti più alti è veramente eccezionale. Tutte credo, non ho controllato, ma credo tutte sono string true, sì, esatto. Sì. Quindi sono classica tele e non è, diciamo, montato dal top del ponte. Quindi si può decidere anche il tipo di montaggio, volendo si può incordare anche così, esatto. Però diciamo che di fabbrica esce string true. Sì. Belle tutte e due, in questo momento... Sì, è giustificabile in questo caso il salto di spesa. Adesso direi di fare un salto ulteriore, andiamo a livello ancora successivo, che in questo caso è una Sur. Esatto. Che però cambia un po' la filosofia probabilmente di legni diciamo più tradizionali. Sì, qua abbiamo in mano uno strumento più tradizionale, infatti abbiamo classico Boldi in alder, manico in acero e tastiere in palissandro. Come la prima cosa già che noterai è che non ci sono gli svasi. Esatto. Questa è proprio il body è proprio classica padella tele. Esatto, la classica Telecaster. Sì. E quindi... forse c'è un po' di lavoro qui nella parte dell'attacco, sì, effettivamente c'è nella parte più alta, si vede che il tacco è leggermente più sottile rispetto a quello di una tele tradizionale, sì. Poi anche la curvatura sotto, però se la prendete... La cosa che fa tanto l'effetto tele è qui, certo. Che in questo caso questa è più tradizionale, però anche in questo caso non è una configurazione tradizionale, non abbiamo uno split in questo caso, no. se abbiamo soltanto volume e tono. Esatto. Vediamo un po' come suona. Siamo su un'altra categoria. Sì. Allora, qui al ponte è la più Telecaster del gruppo. Sì, ma di brutto. È la più Telecaster. Ha un suono stra-aperto, precisissimo. Bella tagliente. Vediamo con un po' di gain che cosa succede. Come manico è molto più veloce, probabilmente questa è la tastiera più piatta delle altre, sicuramente. Non so le specifiche, sì, sicuro. Guardatevele nel sito, ma a feeling secondo me almeno 14. Dovrebbe essere un 14 di radio, un compound. No, sulle classic il compound credo che non l'ho, però un 14 sicuro 12 almeno, ma anche più piatto, 14. ma si sente tanto.
È una cosa incredibile comunque come ogni volta succede questa roba. Sur... Sì, è impressionante perché ha una dinamica mostruosa. Sì. E anche se uno non lo capisce magari dai video, il volume quanto cambia nella stanza, il modo in cui tutto quello che abbiamo attorno che risuona anche, quanto effettivamente interagisce con lo strumento. È molto vivo, è effettivamente pazzesco. Cioè la differenza è veramente tanta. La Spero precisione, che la precisione costruttiva di Sur, insomma, è il manico risaputa. sembra burro. Cioè è proprio di una lavorazione che è super... Sono tutte satinate, che è una cosa che oramai penso il 90% delle chitarre più moderne, tendenzialmente moderno, fanno, perché il feeling comunque al tatto è migliore, però questo rispetto ai 3 è quello che effettivamente scorre meglio, anche magari aiutato dal Radius, comunque è veramente bello strumento, che però non è l'ultimo modello di tipo tele che abbiamo, perché come vi dicevamo in negozi ce ne sono veramente, ragazzi, almeno altre 4 o 5, perché c'è la Nick Huber, ci sono le Buttarini, ce ne sono un altro po', ci sono un altro paio di Sur non male, queste qua sono soltanto alcune, ci sono un paio diciamo di menzioni che dovevamo fare per forza, che adesso vi facciamo ascoltare al volo, che sono questa Ruffini, che ragazzi l'abbiamo usata anche col video con Nicolas ed è una cosa orgoglio italiano, Ruffini. Sì, almeno gli abbiamo messo anche un Made in Italy, che noi come sapete siamo dei fan. Assolutamente, grandissimi fan. E questa qua, ragazzi, suona sta chitarra da spavento. E in questo caso è la prima con un P90 al manico? Sì, è la prima che con un P90. Sono perso il jack. È la prima con un P90. Esatto. In questo caso anche, mi viene da dire, se non sbaglio, sì, la prima Relic. Infatti facciamo un altro salto di prezzo, per più ragioni, non solo per il Relic, ragazzi. Questa è una cosa molto più limitata rispetto a quelle che sono le prime strumento 3. Super artigianale, comunque super selezionato, con delle caratteristiche costruttive pensate dal liutaio che l'ha fatta. I pick-up li fa lui in laboratorio, quindi lui fa la chitarra proprio dalla A alla Z, assolutamente. Sì. E poi ovviamente questa forse è la prima che ha la forma meno Telecaster di tutte. Esatto. Diciamo che richiama un po' la Telecaster come tipo di filosofia, però a guardarla non dici, una tele. È vero. Però sentite un po' come suona. Senza pedale. Che boh. Miseria. Bravo Ruffini. Porca miseria. Che bomba. Non mi aspettavo questo salto dalla Sur come suono. Che bomba. Porca miseria. È più vintage. Sì, molto più. È più vintage. È molto più tele, soprattutto qua nei puliti.
Un bel twang. Cioè, non ci crederanno, ma ha ancora più volume della Sur. Sì, ha più attacco, più Sì, botta. è più, Sì. più immediata, Sì, sì, ma sì. secondo me anche magari il tipo di manico, di legni, Sì, sì. in questo caso sta giocando anche un po' la partita qua, Sicuro. perché dà un'immediatezza che la Sur in questo caso non aveva, anche perché questa magari essendo più vantaggiosa rispetto a quella là vuole essere un po' più appunto moderna, con un attacco pensato per fare più cose, più generi. Questa mi sembra molto specifica su devi farci sta roba qua, Sì, ma wow. È grezza e Sì, sì. diretta come una Telecaster Sì, deve essere, sì. insomma. Più tipo una 50, tipo Tele 50, bella Esatto. incavolata, Sì. una 52. Su una, diciamo, costruzione come molto limitata e pick-up strani, c'è anche la Novo che abbiamo lì, che in realtà abbiamo anche suonato in un video dedicato a Novo che abbiamo fatto, Eccola qua. che in caso vi potete anche andare a recuperare, oppure se volete un excursus completo su questo strumento ci ho fatto un video sul mio canale. Anche questo è uno strumento, ragazzi, ne esiste una sola di questa qua, È una perché one-off è un questa, custom, diciamo un colorazione e tipo di pick up che avete soltanto qui. Sì. Esiste solo questa chitarra qua, e anche questa, ragazzi, ha un suono pazzesco. E anche in questo caso scelta di pick up, come dicevo prima, la stessa che ha fatto Eastman. Chissà se magari Eastman si è ispirata a Novo, potrebbe essere, però diciamo una combinazione di pick up che non si vede tutti i giorni e che sembra funzionare molto bene. Questa comunque ritorno al suono Novo, sì. Ricorda proprio il suono Novo. Mi piace molto. Cambia completamente rispetto alle altre come tipo di suono, è anche dovuto al fatto che i corpi non sono, diciamo, i classici legni da tele. Il pino questo è pino per l'appunto. Sì. Però cambia veramente tanto la timbrica, come in risonanza e come volume si accosta alla Ruffini e alla Sur. Sì. Però si sposta, il range di frequenze dove va a lavorare è completamente diverso. Quella là è la più acuta, Sì. questa è la più mediosa e la È Sur vero. invece è più bilanciata, ha uno spettro di frequenze un po' più bilanciato, ed è anche il motivo per cui la Sur probabilmente è una delle chitarre più utilizzate dai turnisti, da chi registra, Registrazioni, perché studio. tendenzialmente è un po' un coltellino svizzero, Esatto. che riesce a gestire di più. Queste invece sono un po', mi serve quel suono specifico là con questo tipo di frequenze, e sono pensate per andare a coprire questo tipo di ruoli. Sì, questa ha meno, la sento ha meno attacco Sì. della Ruffini, Sì, sì. ha un suono più morbido, più caldo, cioè io ci sento proprio un rock anni 70 Sì, qua, sì. una Sì, sì, roba là di Purple, un po' la... Noi ci facciamo bloccare il video? No. Sì, è più scura rispetto Sì, alle sì, altre. sì, Sì, molto è bella più comunque. roccheggiante come tipo di vibe. Sì. Ma ragazzi, devo dire che c'è soltanto una conclusione che si può fare da questo video. Dovunque uno va a tirare, tendenzialmente non sbaglia. Esatto. Cioè, la fascia di sono prezzo a fasce cui di prezzo appartengono le completamente chitarre. diverse. Esatto. Ovviamente per comprarsi una di queste ti compri 5 Eastman Beh. e ti rimangono soldi. È giusto che sia così. Quindi effettivamente. ovviamente la cosa bella però qual è? Che la Eastman ti permette di avere delle sonorità che comunque richiamano quelle delle sorelle maggiori, che sono comunque più rifinite, più vere. Magari con la Eastman ci devi accoppiare un po' di pedali, un po' di equalizzazione, ci devi giocare un po' per cercare di ottenere il suono fatto e finito. Quella là praticamente appena tu lo attacchi nell'amplificatore
sbagli. Hai fatto, hai Sì. fatto. Quindi la differenza poi sta in questi dettagli qua, quel 5-10% di differenze sono dove questi strumenti poi effettivamente fanno la differenza Chiaro. quando li avete tra le mani. E si sente tanto a livello uditivo e anche suonandole. Certo. Effettivamente è un'esperienza abbastanza diversa quella che si ha tra questi strumenti, ma veramente sorprendenti tutti quanti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatecelo sapere qui sotto nei commenti, perché magari possiamo fare anche con qualche altro tipo di chitarra, se potrebbe essere una Stratocaster, un tipo Les Paul, e ci si organizza per portarvi un po' delle alternative non standard di quei tipi di modelli lì. Ovviamente, a che siete là sotto a commentare, non scordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like a questo video, e ci vediamo alla prossima. Ciao!